Benvenuti, sognatori irriducibili e cacciatori di verità, nel salotto dove i battiti si allineano alle grandi storie d'amore che ci fanno trattenere il fiato. Benvenuti su Turkey News Magazine. Quante volte ci chiediamo se l'incanto che vediamo sullo schermo sia pura finzione, un gioco di riflessi fatto per intrattenerci. Poi, all'improvviso, la vita decide di superare la sceneggiatura e ci regala pagine così intense da sembrare scritte con inchiostro di destino. Oggi vi portiamo nel cuore pulsante di un ritorno che ha tenuto milioni di persone appese a un filo, la scelta potente e definitiva di Can Yaman e Dimet Özdemir di riscrivere la loro storia. Prima di sciogliere i nodi di questo intreccio, vi chiediamo un gesto d'affetto. Lasciate un mi piace se credete nelle seconde occasioni, iscrivetevi per non perdervi i nostri racconti e, se volete sostenere la nostra passione, unitevi alla community. La vostra presenza ci dà forza. Siete pronti a spiccare il volo con loro? Non iniziò con il boato dei riflettori, ma con il sussurro di un segreto digitale. È notte fonda, la città dorme, ma il cuore di Can veglia. Sul suo profilo privato, quel rifugio visibile solo a una ristretta cerchia di familiari e amici, compare un'immagine capace di muovere placche emotive, non un selfie, non una posa studiata. Piuttosto una composizione dal sapore iconico. Un tavolo di legno antico, 2 tazze di caffè ancora fumanti. Testimoni silenziose di una conversazione lunga e profonda, una rosa bianca, promessa di purezza e nuovi inizi, e una piccola scatola nera. Un oggetto minuto soltanto nell'aspetto, nel significato, un macigno. Sdraiata tra luce e ombra, come se il tempo stesso trattenesse il respiro. La didascalia era breve, incisa come una frase votiva. Ci sono scelte che fai una sola volta, e la mia è già fatta. Pochi minuti dopo, l'immagine svanisce. Un ripensamento? Il desiderio di proteggere un istante fragile? Non importa. Gli occhi attenti del destino, e di qualche follower rapidissimo, l'avevano già catturata. Da quel momento l'aria cambia densità. I bisbigli diventano mormorii, i mormorii si trasformano in un coro di speranza. Fonti vicine all'attore, persone che ne conoscono i silenzi, rivelano a Turkey News Magazine che Can avrebbe fissato un incontro lontano da tutto. Non in un ristorante alla moda di Istanbul, dove i muri hanno orecchie e i camerieri hanno smartphone, ma in una villa isolata, fuori città, avvolta dal verde e dal vento. È stato un incontro discreto, senza pressioni, nessun testimone se non gli alberi, ci dice chi c'era abbastanza vicino da percepirne l'atmosfera. Can le ha fatto una proposta vera, emozionata, pulita. Niente filtri, niente palcoscenico. E allora la domanda che ci ha attraversato la mente è diventata inevitabile. Che tipo di proposta? Qualcuno ha pensato a una semplice riconciliazione, un ripartiamo da noi, più maturo. Ma i più audaci hanno provato a spingersi oltre, una richiesta di matrimonio? O forse una decisione ancora più radicale? Come quella di iniziare una nuova vita insieme, lontano dai riflettori, dal brusio incessante, dal peso di anni in cui ogni gesto veniva misurato e discusso. Fermiamoci un istante su questa immagine. Voi, al posto di Dimet, cosa avreste fatto? Davanti a un amore che torna con una rosa bianca e una scatola nera, avreste trovato il coraggio di rischiare tutto di nuovo? Scriveteci cosa vi sussurra il cuore. Perché qui non parliamo solo di gossip, parliamo di scelte che definiscono chi siamo. Dimet, dal canto suo, imbocca la via del silenzio. Per giorni, i suoi profili social restano fermi, come un teatro dopo lo spettacolo. Nessun post, nessuna apparizione. Annulla perfino un servizio fotografico già programmato con una rivista importante, un gesto che nel nostro mondo equivale a una dichiarazione a voce altissima. Ma il suo non è un vuoto, è una pausa necessaria per ascoltare il rumore sottile dei propri pensieri, senza interferenze. La vera deflagrazione arriva la notte scorsa. Dimet rompe il digiuno digitale e pubblica una storia su Instagram che somiglia a un frammento di cinema. Un mare al tramonto, infinito, con una frase che accelera il polso. Quando il cuore parla più forte della paura, capisci che sei pronta. Passano pochi secondi, ne spunta un'altra. Nessuna parola, solo un dettaglio,
la mano di una donna intrecciata a quella di un uomo. E nient'altro. Ai fan, quei detective dell'amore che non perdono un indizio, basta un attimo per riconoscere l'anello d'argento che Khan porta sempre, come un talismano. I commenti si accendono a cascata. Ha detto sì. Sono tornati, l'amore vince. La rete entra in ebollizione. Un'ora dopo, Khan conferma ciò che ormai tutti sentono. Lo fa in modo disarmante, senza trucco né luci perfette, in diretta, con il volto segnato solo dall'emozione. Non ho mai smesso di credere in quello che abbiamo provato. Non ho mai smesso di aspettarla. Oggi posso dire che ne è valsa la pena. Gli occhi lucidi e un sorriso trattenuto raccontano di tutto ciò che non si può dire. Poi appare lei, in punta di inquadratura, e aggiunge una frase che è già un mantra virale. Ho accettato, perché questa volta ho scelto anche me stessa. In quelle parole sta la chiave. Non lo ha solo riaccolto, ha accolto se stessa accanto a lui. È forza, non resa. Se queste parole vi toccano, se pensate che scegliere l'amore significhi prima di tutto scegliersi, lasciate un like adesso e ricordate, per sostenere Turkey News Magazine, iscrivetevi e fate sentire la vostra voce. Non è ancora chiaro se la proposta riguardi un matrimonio, una convivenza o un progetto di vita condiviso che esca dalle mappe consuete. Ma la decisione segna senza equivoci una svolta. I fan oscillano tra euforia e curiosità. C'è chi immagina un ritiro temporaneo, una pausa necessaria per rimarginare le ferite che la fama, a volte, lascia sotto pelle. Altri sognano di rivederli insieme su uno schermo, questa volta con la complicità di chi non recita soltanto, ma abita la stessa verità. Arriva però un indizio che fa passare le ipotesi al livello dei fatti. All'alba, quando la città è ancora sospesa nella foschia, qualcuno li nota mentre salgono su un'auto diretta all'aeroporto Sabiagoken. Nessuna troupe al seguito, nessun passo affrettato di assistenti, nessun cordone di sicurezza. Solo loro due e un paio di valigie, il minimo indispensabile per chi parte con l'essenziale. Un testimone racconta, si guardavano con calma, come chi sa che non ha bisogno di scappare da nulla. Lei gli ha preso la mano e lui ha sorriso con l'aria di chi ha scelto, e non tornerà indietro. Poco dopo, prima del decollo, Dimet condivide un ultimo scatto, l'ala di un aereo sopra un mare di nuvole bianche. La frase è una bussola, la destinazione non conta, se ogni giorno scegli la stessa persona. Nessun nome. Ma non ce n'è bisogno. Il viaggio non è solo geografico, è simbolico, intimo, profondo. Sul suo profilo, Khan scrive soltanto, grazie per aver creduto. Grazie per aver aspettato. Parole leggere e pesanti insieme, come un portone che si chiude su un tempo incerto e si riapre su un orizzonte pulito. Una fonte vicina alla coppia sussurra a Turkey News Magazine la meta che finora era stata solo un'ipotesi, una piccola cittadina di mare in Italia. Sì, proprio l'Italia, terra che Khan conosce bene e ama, patria di poeti e innamorati, dove il tempo sembra farsi più largo tra le dita. Poche settimane, forse mesi. Lontano dal rumore, dal lavoro, dall'eco continua di attese e giudizi. Non è una fuga, chiarisce la fonte. È una rinascita. Avevano bisogno di uno spazio tutto loro, per guarire e riconnettersi senza interferenze. La frase che fa il giro dei social come una profezia è quella che Khan avrebbe confidato a un amico: non mi importa se torneremo a lavorare insieme, se firmeremo contratti milionari o se finirò in copertina. Io voglio svegliarmi e vederla ogni mattina. Migliaia di condivisioni, migliaia di persone che si specchiano nella speranza delle seconde possibilità. A questo punto, la loro non è più soltanto la storia romantica di due volti noti. È un simbolo di quanto l'amore, quello vero, sappia resistere al tempo, agli errori, alle opinioni degli altri e alle distanze che la vita impone. Chi ha provato a contattare i loro staff si è ritrovato davanti a un muro di silenzio. Tutto lascia pensare che questa nuova fase verrà vissuta lontano dalla camera puntata, custodita come un bene raro. Eppure, i fan festeggiano come a un matrimonio reale. Non ci servono gli anelli o l'abito bianco, si legge in un commento su X, ci bastava vederli di nuovo insieme, scegliere l'amore al posto dell'orgoglio.
Intanto, nel mondo dello spettacolo si moltiplicano le storie con messaggi di auguri. C'è chi scrive frasi allusive, lasciando intendere che alcuni sapessero già tutto. I silenzi più lunghi sono spesso le risposte più nitide, pubblica un'attrice molto vicina a Dimet. Un collega che ha lavorato con Khan, dall'Italia, posta: quando un uomo ama davvero, lo percepisce il mondo. Fiero di te, fratello. Le speculazioni si accendono. Una parte di pubblico teme che la scelta chiuda, almeno per un po', il capitolo professionale. Altri, invece, la leggono come un trampolino, tornare più forti, con progetti nuovi, con un'energia rigenerata dal coraggio di fermarsi. C'è chi sogna una produzione ispirata proprio a questo cammino, una serie che mescoli vita e arte senza bisogno di fingere. Per ora, però, la sola certezza è questa: Can Yaman e Dimet Özdemir hanno compiuto un passo netto. Un passo che non ha bisogno di comunicati. Bastano gli sguardi, i gesti, la visione condivisa. L'amore, ancora una volta, ha superato il rumore. Stanno volando verso l'Italia, verso il mare, verso il loro noi. E forse, guardando fuori dal finestrino, non vedono soltanto nuvole, scorgono il riflesso di un futuro che finalmente hanno il coraggio di abbracciare. Questa è la fiaba moderna che vi abbiamo raccontato oggi, una fiaba di coraggio, scelta e libertà. Noi di Turkey News Magazine continueremo a seguirne i passi, rispettando il silenzio ma celebrando la gioia. E voi, credete che questo viaggio sia l'inizio di una vita lontana dai riflettori o il preludio a un ritorno trionfale? Scrivetelo nei commenti, passate parola a chi pensa che l'amore meriti sempre un'altra occasione, e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima emozione.